Ciao ragazzi! In questo tutorial impariamo a inserire e a gestire al meglio i grafici a torta ed i grafici ad anello, analizzando alcune situazioni in cui tali tipi di grafico sono i più adatti a rappresentare i dati a nostra disposizione. Per quanto riguarda la gestione delle opzioni avanzate di formattazione, degli elementi caratteristici di un grafico, dei filtri grafico, nonché l'utilizzo di alcune tecniche veloci di duplicazione e modifica di un grafico, vi consiglio vivamente la visione del tutorial numero 24 di questa playlist, di cui vi riporto il link in descrizione. Iniziamo! I grafici a torta sono utili quando si vogliono mettere in evidenza le proporzioni relative o i singoli contributi rispetto al totale. Per inserire un grafico a torta bisogna selezionare l'area dei dati e dalla scheda Inserisci, nel gruppo Grafici, selezionare un qualsiasi grafico a torta. Come si può notare, esistono tre tipi di grafico a torta 2D, un tipo di grafico a torta 3D ed un tipo di grafico ad anello. Selezioniamo per il nostro esempio il primo tipo di grafico a torta 2D. Una volta inserito il grafico, la prima cosa da fare è quella di selezionare un layout rapido. Successivamente possiamo selezionare uno stile osservando le anteprime. Come si può notare dallo screen tip, ogni stile ha il suo nome. Selezioniamo lo stile 5. Quando si rappresentano i dati graficamente, è importante evitare i dati ridondanti, ad esempio il nome dell'oceano è presente sia nella legenda che nelle fette della nostra torta. Possiamo dunque eliminare la legenda selezionandola e premendo il tasto Canc da tastiera. Ora il nostro grafico presenta solamente le informazioni essenziali e possiamo formattarlo come abbiamo già visto nei tutorial precedenti, cioè cliccando 2 volte sull'area del grafico in modo da far comparire la wizard qui a destra, per poi selezionare ogni sua parte e formattarla a nostro piacimento. Io, per ottenere il risultato che vedete qui in basso, ho selezionato uno riempimento sfumato a 2 colori, rosso e bianco, regolando i parametri in questo modo, ed ho poi applicato un bordo di colore nero con angoli arrotondati. Per quanto riguarda le percentuali, anche se non ha molto senso evidenziare le percentuali a 2 decimali, poiché le percentuali devono dare solamente un valore approssimativo delle proporzioni rispetto al totale, ho cliccato 2 volte sulle percentuali ed automaticamente qui a destra è stata selezionata la scheda Opzioni etichette. Selezionando numero e poi selezionando la categoria percentuale, ho potuto regolare il numero di posizioni decimali. Infine, per allineare il grafico alle celle del foglio di lavoro, ho trascinato le maniglie di selezione tenendo premuto il tasto Alt da tastiera. Quando vogliamo creare un grafico a torta 3D possiamo procedere invece in 2 modi. O inseriamo direttamente un grafico a torta 3D per poi formattarlo, oppure possiamo creare un grafico a torta 2D, selezionare le fette della torta e qui dalla scheda Effetti selezionare formato 3D. Possiamo così regolare la smussatura superiore selezionando un qualsiasi effetto e regolando qui i parametri, scrivendo ad esempio 24 oppure utilizzando i pulsantini che vediamo qui a lato. Dando invio abbiamo il nostro effetto 3D. Per chiarire meglio alcuni concetti passiamo ora ad un secondo esempio. Generalmente un grafico a torta non deve utilizzare più di 5 o 6 punti dati. Diversamente è difficile da interpretare. Vediamo un esempio. Siccome le province del Piemonte sono 8, quando andiamo a inserire un grafico a torta, questo è poco leggibile, poiché le fette sono di dimensioni molto ridotte. Eliminiamo la legenda ed andiamo a selezionare un layout rapido. Come già detto, il grafico è poco leggibile. Quando i punti dati sono in numero maggiore, come nel nostro esempio, esistono 2 tipi particolari di grafico a torta, che permettono di accorpare in un'unica fetta tutte le fette di dimensioni minori. Eliminiamo nuovamente la legenda in modo da avere 2 torte di dimensioni maggiori e poi riportiamo le percentuali. Ora non dobbiamo far altro che ridimensionare il grafico e formattarlo adeguatamente, magari selezionando uno stile prefatto
ed eliminando la legenda, poiché i nomi delle categorie, cioè i nomi delle città, sono già presenti nelle fette di torta. Come si può notare, la categoria Altra comprende le categorie di dimensioni minori. Passiamo ora ad un terzo esempio. Un grafico a torta può utilizzare solamente una serie di dati. Se io ad esempio volessi rappresentare nello stesso grafico a torta sia la superficie che gli abitanti dei continenti europei, non potrei farlo, poiché il grafico a torta automaticamente rappresenta solo i dati della prima serie, e cioè nel nostro caso della superficie. Per poter rappresentare i dati relativi a più serie numeriche, in modo da mettere in evidenza le proporzioni relative o i singoli contributi rispetto al totale, si può ricorrere ad un grafico ad anello. I grafici ad anello sono simili ai grafici a torta, con la sola eccezione che presentano un buco nel mezzo. Come già detto, un grafico ad anello può visualizzare più serie di dati che vengono rappresentate come anelli concentrici. Un grafico ad anello con più di una serie da rappresentare può essere difficile da interpretare. Io vi consiglio di utilizzare al massimo 2 serie di dati. Per poter inserire questo grafico ad anello, io ho selezionato tutti i dati esclusi i totali, poi ho cliccato su Inserisci, ho selezionato dal gruppo grafici Inserisci grafico a torta o ad anello ed ho selezionato l'anello. Successivamente ho formattato il grafico come già descritto nei video tutorial precedenti e come al solito per le formattazioni più specifiche ho cliccato 2 volte sul grafico in modo da utilizzare la wizard qui a destra. In seguito ho selezionato le serie di dati e cliccando sul pulsante Opzioni serie ho ridimensionato le fette dell'anello in modo che avessero uno spessore maggiore. Per poter poi visualizzare solamente la percentuale sulle etichette senza il nome della categoria, ho cliccato una volta su un'etichetta ed ho poi selezionato il pulsante Opzioni etichette. Cliccando successivamente su Opzioni etichetta, ho tolto il flag da nome categoria. Siccome poi non è molto chiaro se l'anello più interno rappresenti la superficie oppure gli abitanti, ho selezionato cliccando una volta una categoria singola, in modo da poter inserire su di essa il nome della serie. Siccome poi esteticamente il risultato non era molto soddisfacente, ma io preferivo avere il nome della serie e la percentuale al di sotto di esso, ho cliccato qui in corrispondenza di separatore ed ho selezionato Nuova riga e poi ho eseguito le stesse operazioni sulle etichette dell'anello più esterno, ottenendo così il risultato che vedete qui. Come si può notare, siccome il nome della categoria non compare più nelle fette dell'anello, ho dovuto reintrodurre la legenda e formattarla in modo adeguato. In questo modo sono riuscito a visualizzare il nome di ogni serie nel settore più ampio di ogni anello, poiché se l'avessi fatto in tutti i settori il grafico sarebbe stato abbastanza illeggibile e ridondante. Osservando il nostro grafico con 2 anelli concentrici possiamo notare così che la superficie dell'Asia è leggermente superiore a quella dell'America, ma la popolazione dell'Asia è nettamente superiore rispetto a quella dell'America e dunque l'Asia è molto più densamente popolata. Ora vi invito ad analizzare questo grafico ed a trarre alcune considerazioni di carattere statistico sulla densità di popolazione. Per concludere il discorso sui grafici a torta e ad anello, vi mostro ora i 2 errori più comuni che non dovete commettere quando rappresentate i vostri dati utilizzando questi tipi di grafico. Il primo errore che fanno in molti è quello di selezionare i dati, compreso il totale. Inserendo un grafico in questo modo, la fetta relativa al totale occuperà esattamente metà torta, poiché il totale è uguale alla somma di tutti i dati presenti in tabella. Dunque, vi invito a selezionare sempre tutti i dati ad eccezione del totale. Per correggere un grafico di questo tipo possiamo cliccare qui in basso a destra e trascinare la selezione dei dati di una cella in su, in modo da escludere il totale dalla rappresentazione grafica.
Un secondo errore da evitare quando si vogliono rappresentare i dati mediante un grafico a torta in modo da visualizzare le percentuali è quello di selezionare le categorie e le percentuali. Inserendo un grafico in questo modo, il grafico a prima vista può sembrare esatto e infatti coincide con il grafico precedente, anche visualizzando le percentuali. Però, se per caso è stato commesso un errore nell'inserimento delle percentuali, l'errore si riflette anche nel grafico, mentre il grafico fatto in precedenza è ancora esatto. Dunque, dovete ricordarvi che anche se vengono richieste le percentuali, il grafico va fatto utilizzando i dati numerici presenti in tabella, poiché il grafico è in grado di calcolare in modo indipendente le percentuali. Operando in questo modo si evita così che un errore presente nelle formule in tabella si rifletta in un errore presente anche nel grafico. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial impareremo ad utilizzare i grafici statistici. Vi aspetto! Ciao!